Buongiorno a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti su questo canale dedicato al mondo delle ottiche. Oggi vi parlerò di uno spotting scope di piccolo diametro ma dotato di ottiche di alta qualità. Si tratta del Kowa TSN 663M, costa 1.059 euro, oculari esclusi. È disponibile in due versioni, quella angolata, questa della prova, e quella dritta. Per il mio test Kowa Optimat Deutschland GmbH mi ha anche inviato due oculari, uno zoom 20-60x, un oculare fisso 30x e un moltiplicatore 1,6x. Sul mio sito web binomania.it troverete un articolo molto approfondito, comprensivo di dati tecnici e di prezzi. Potrete leggerlo premendo sul link qui in alto. Io comunque vi aspetto tra poco, dopo la breve sigla, per descrivermi le mie impressioni sul campo. Il Kowa TSN 663 Prominar è composto da un telaio di policarbonato molto resistente, che è stato reso impermeabile grazie alla presenza di vari o-ring interni a riempimento in azoto. È presente inoltre un collare che ruota di 360 gradi e delle filettature con passo 1/4-3/8 per il collegamento alle piastre fotografiche. La mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 1044 grammi senza tappi e oculare, che diventano 1270 grammi con l'oculare zoom inserito. L'interno è protetto da un vetro neutro per non consentire alla polvere di entrare all'interno del tubo ottico durante il montaggio e smontaggio degli oculari. La filettatura posta alla base del portaoculari consente l'utilizzo di vari accessori. Di classe anche il paraluce estraibile, che è risultato molto preciso e in grado di svolgere alla perfezione il suo compito. La manopola di messa a fuoco è fluida ed è risultata anche precisa. La messa a fuoco minima che ho misurato è di poco inferiore ai 6 metri e da questa distanza ho dovuto ruotare la manopola di poco più di 4 giri per raggiungere l'infinito. Non è, come notate, dotato di una demoltiplica. L'obiettivo di questo spotting scope è composto da vetro XD by Kowa. L'azienda giapponese vuole precisare che questo particolare vetro è ricco di fluorite, seppur non abbia la medesima qualità del cristallo di fluorite della serie TSN 99 o ad esempio del Kowa Highlander Prominar. Le immagini comunque, come vedrete da queste clip, sono molto nitide e contrastate, i colori sono ricchi e saturi e la luminosità è ottima per un tale diametro. Penso proprio che chi lo utilizzerà si troverà tra le mani un prodotto di alta qualità in grado di competere con strumenti dal prezzo maggiore. Ora vorrei parlarvi un attimo degli oculari in dotazione e del moltiplicatore. Lo zoom 20x60 è un oculare perfetto per il birdwatching e le osservazioni naturalistiche. Non fornisce ovviamente un grande campo di vista a bassi ingrandimenti, ma il campo, come anticipato, è perfetto sino al bordo del campo. L'estrazione pupillare è anche più che sufficiente a 20x per i portatori di occhiali e diminuisce un po' ai massimi ingrandimenti. Ottima la resa dei colori quando è usato con il piccolo Kowa TSN 663M. L'oculare fisso a 30x è invece molto nitido e con un campo di vista ampio. Sono 2,4 gradi, ossia 72 gradi di campo apparente. Penso che questo oculare sia perfetto per questo spotting scope, sia per le osservazioni naturalistiche di alta qualità, sia nella tecnica del digiscoping, dato che, grazie alla sua grandangolarità, almeno con la mia attrezzatura, non ha mai proposto vignettature invasive. Il moltiplicatore ovviamente è usabile soltanto durante le migliori condizioni atmosferiche ed ho apprezzato con piacere la luna a quasi 100 ingrandimenti con un contrasto e una definizione da piccolo rifrattore astronomico. Come leggerete nell'articolo nel paragrafo delle aberrazioni cromatiche, questo strumento fornisce un ottimo contenimento del cromatismo residuo. Per quanto riguarda la mia prova pratica, vi posso confermare che ho avuto il piacere di utilizzare questo piccolo ma eccellente spotting scope durante tutto il mese di aprile. L'ho portato con me ai 7 Termini per osservare, come vedete, il Lago Maggiore e le Alpi. Poi l'ho portato anche presso la riserva naturale Palude Brabbia e al campo Ratiro e sulle spiagge del Lago Maggiore. In primis si adora per la sua estrema compattezza. Di fatto l'ho costruito all'interno del mio zaino fotografico in una tasca laterale.
Grazie al peso molto simile a quello di un binocolo di un medio tele 50-200 o 70-200, non affatica troppo l'utilizzatore quando trasportato per molte ore. Tuttavia il suo obiettivo era 66 mm, possiede una luminosità pari al 120% rispetto a un classico spotting scope da 60 mm. Oltretutto, quando sfruttato con un leggero cavalletto in carbonio, si trasporta montato in tutta facilità tra paludi e boschi, spiagge e cime delle montagne. Lo ritengo quindi uno strumento molto interessante per il birdwatcher itinerante che ama muoversi rapidamente per molte ore. È perfetto comunque per gli amanti dei rapaci che non sono alla ricerca di uno strumento molto luminoso, ma perfetto per essere trasportato anche su cime abbastanza impervie. Il suo medio diametro inoltre consente di essere utilizzabile nella maggior parte delle condizioni di illuminazione. Il suo diametro medio piccolo inoltre consente di utilizzarlo con profitto anche nelle altane che non hanno delle feritoie molto grandi adatte magari al mero uso con il binocolo. La messa a fuoco, come vi ho anticipato, è ottima, anche se la corsa è un po' lunga. La qualità del vetro XD è tra le migliori e molto prossima a quella degli obiettivi in fluorite. Tra i due oculari ho prediletto molto la visione nitida e grandangolare dell'oculare fisso 30x. Devo anche ammettere che, ovvio calo di luminosità a parte, il TSN 663 ha retto molto bene 100 ingrandimenti ottenibili attraverso il moltiplicatore. Inoltre ha fornito, come leggerete nell'articolo, degli eccellenti risultati con la U-safe Chart, anche grazie al medio diametro, consentendomi di percepire alcuni dettagli che erano visibili con difficoltà in strumenti dal diametro superiore. Questo a causa della turbolenza focale, quindi quella interna al tubo ottico, e quella atmosfera che soffocava in parte le prestazioni dei prodotti dal diametro superiore. È giunto adesso il momento di parlarvi dei suoi pregi e dei suoi difetti. Tra i pregi cito la qualità ottica dell'obiettivo XD, la compattezza, l'ottima qualità meccanica e l'oculare zoom che, essendo un 20-60x, concede un intervallo di ingrandimento perfettamente sfruttabile. Ci sono tanti accessori per il digiscoping e per il phonescoping. Inoltre, l'oculare 30x wide fornisce una vista eccezionale in questo strumento. Il prezzo di acquisto è interessante, oltretutto in proporzione alle sue caratteristiche. Per quanto riguarda i difetti, ovviamente c'è un po' di caduta di luce a 60x rispetto a strumenti dal diametro superiore e sarebbe preferibile nelle osservazioni e nel digiscoping diurno e non crepuscolare. Ritengo che il Kowa TSN 663M sia un eccellente spotting scope dal medio-piccolo diametro. Le sue prestazioni meccaniche e ottiche sono in linea con la serie top di gamma venduta da Kowa. Ovviamente il suo diametro potrà essere visto come un pregio o come un difetto. Senz'altro ha il pregio di essere un telescopio terrestre molto compatto e performante, molto adatto all'appassionato esigente che magari possiede già un top di gamma di maggior diametro o che non lo possiede ma preferisce viaggiare leggero con uno strumento che sia compatto ma decisamente molto performante, con un ottimo contenimento dell'aberrazione cromatica. Le immagini inoltre, come vi ho già detto, sono molto nitide e contrastate. Io ringrazio il dottor Gunther Reisner di Kowa Optimat Deutschland per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test, lasciandomi libero di citare come sempre le mie impressioni imparziali. Io oggi termino qui, vi aspetto come sempre su questo canale, sul sito ufficiale che è www.binomania.it, sul forum e su tutti i social associati. Se ancora non lo avete fatto potete iscrivervi a questo canale premendo sull'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti voi da Piergiovanni Salimbeni e buone osservazioni!